burnout è una sindrome legata allo stress correlato al lavoro, che porta il soggetto all'esaurimento delle proprie risorse psicofisiche, alla manifestazione di sintomi psicologici negativi che possono associarsi a problematiche fisiche. Il burnout può colpire qualunque lavoratore, anche i creatori di contenuti e quindi i podcaster. Abbiamo iniziato in maniera un po' più particolare questo video perché oggi parliamo di un argomento un po' delicato, che è il burnout. Il burnout, come hai sentito nell'introduzione di questo video, è qualcosa che può colpire chiunque. Ora, io non sono uno psicologo, non sono un esperto, quindi lungi da me darti consigli e dirti qual è la verità, o la cura o la soluzione, ci mancherebbe. Voglio soltanto però raccontarti quella che può essere la mia esperienza sia diretta sia per sentito dire, quindi è una chiacchierata informale su questo argomento, ma io non sono un medico, non sono un esperto, non sono un professionista, quindi se vuoi conoscere veramente a fondo questo argomento non ti resta che contattare sicuramente un professionista. Detto questo, era doverosa questa premessa perché ci sono tante persone che parlano e magari chi sta ascoltando può fraintendere, pensa che quella sia la cura, la verità, e su queste cose non si scherza. Allora, che cos'è fondamentalmente il burnout e perché ne sto parlando in questo canale che fondamentalmente ha a che fare con i contenuti che possono essere sia audio soprattutto ma anche video? Perché è qualcosa che soprattutto può interessare i content creator. Ora, cerco di restringere l'ambito a questo. Mi rendo conto che nella creazione di contenuti può essere veramente stressante il dover pubblicare per forza, il dover cercare di creare dei contenuti perché hai promesso al tuo pubblico che ogni mercoledì mattina esce un nuovo video, perché hai promesso al tuo pubblico che ogni lunedì mattina c'è un nuovo podcast. E quindi questo dovere, tra virgolette, questo impegno che hai preso col tuo pubblico può diventare veramente gravoso per te, può essere un onere veramente pesante. Perché magari in alcuni casi puoi non fare più quei contenuti, non produrre più quei contenuti perché ti piace farli, ma perché ti senti in dovere di farli, e lì iniziano i problemi. In questo video ti racconto quelli che sono, per esperienza diretta e indiretta, le cose migliori da fare, ma ti ripeto, come ho già detto prima, io non sono un medico, quindi ti sto parlando da Alessandro, da produttore di contenuti che ti racconta la sua esperienza e quella di altre persone, ok? Ci tengo tantissimo che questa cosa sia chiara per te. Allora, una delle cose che secondo me funziona maggiormente è quella di prendersi una pausa e dedicarsi a cose che ti fanno star bene. Ad esempio, anche semplicemente dedicarsi alla propria famiglia, passare più tempo con le persone care, se si ha la possibilità staccare un attimo la spina, ma anche dal telefono, dai social network, dal computer, e rilassarsi magari, se si può, al mare o in montagna. Fare cose che ti riconnettono con te stesso, quindi cose che veramente vuoi fare e che non, come ti dicevo prima, ti senti in dovere di fare. Ecco, prendersi una pausa è fondamentale, certo. Mi rendo conto che dirti prenderti una pausa, tu potresti pensare: ma come faccio col mio pubblico? Come faccio con l'algoritmo di YouTube? Come faccio con l'algoritmo di Spotify? Tu vieni prima di ogni algoritmo. Tu sei più importante degli algoritmi, quindi è necessario che tu ti prenda una pausa. Ovviamente avvisa il tuo pubblico che ti stai prendendo una pausa, perché è anche corretto e carino nei loro confronti. Sono persone che ti seguono, ti ascoltano, ti guardano, e magari dirgli che hai bisogno di una pausa sicuramente è un gesto carino, e loro capiranno. Quindi non preoccuparti per questo. Chi ti segue ti vuole bene, chi ti segue ha a cuore i tuoi contenuti e quindi la tua persona. Quindi prenditi una pausa, avvisa le persone che ti stai prendendo una pausa e fregatene degli algoritmi. Un altro punto che voglio trattarti è quello degli obiettivi. Secondo me, arrivato a questo punto, sarebbe il caso di rivedere gli obiettivi che ti sei dato. Magari questo burnout, questa fase di stress molto forte che hai, che senti, che avverti, è perché ti sei dato degli obiettivi non realistici, cioè vuoi fare troppo. E fare troppo non funziona perché
è inutile correre, ci vuole del tempo affinché le persone conoscano il tuo nuovo podcast, ci vuole tempo affinché l'algoritmo di YouTube faccia vedere e proponga il tuo canale, i tuoi video, cioè ogni tipo di contenuto, audio, video, testuale, quello che vuoi, ha bisogno di tempo e soprattutto devi darti degli obiettivi che siano realistici, quindi non strafare, perché se cerchi di raggiungere degli obiettivi non raggiungibili, perdona il gioco di parole, ovviamente il carico di stress, di ansia e di lavoro sarà così tanto che ovviamente ti porterà a un esaurimento e quindi allo stress. Quindi il mio consiglio è quello di rivedere gli obiettivi e far sì che siano realistici. Ovviamente realistici significa per ognuno di noi realistici, non esistono obiettivi realistici per tutti, perché siamo tutti diversi. Un altro punto che voglio condividere è quello della sperimentazione. Sperimentare cose nuove, approcci nuovi, argomenti nuovi, momenti nuovi, format nuovi, tutto ciò che può rappresentare una rottura rispetto a quella che è diventata magari una monotonia nel tuo caso. Quindi sperimentare cose nuove ti aiuta ad approcciare con maggiore entusiasmo alla creazione di contenuti. Questo non significa stravolgere completamente i tuoi contenuti, perché le persone ti hanno conosciuto per quel tuo modo di raccontare, per quel tuo modo di comunicare, quindi stravolgere completamente sembrerebbe un po' strano. Però sicuramente puoi aggiungere un format nuovo ai tuoi video su YouTube, puoi aggiungere qualche puntata un po' più particolare nel tuo podcast, puoi sperimentare. Credo che questa sia la parola chiave, cioè la sperimentazione, fare cose nuove. Perché? Perché hai bisogno di stimoli nuovi per andare avanti, stimoli nuovi che ti facciano riscoprire l'amore che tu hai per la creazione di contenuti. Quindi sono sicuro che nel momento in cui tu cerchi di variare le cose che stai facendo, riscoprirai nuovamente tutto l'entusiasmo che ovviamente ti ha portato alla creazione dei contenuti, perché se fai video, se fai podcast, se scrivi articoli, qualunque tipo di contenuto tu stia creando, ci vuole tanta pazienza, tanto entusiasmo, tanta voglia, soprattutto perché spesso i risultati in termini economici di monetizzazione, ma anche in termini di pubblico e quindi di visualizzazioni o di ascolti, arrivano dopo un bel po' di tempo. Quindi se non sei animato da una forte voglia, da una passione, è dura. Quindi sperimenta. L'ultimo punto che voglio toccare all'interno di questo video è l'equilibrio. L'equilibrio tra vita privata e vita professionale. Non devi per nessun motivo al mondo sovrapporre e eliminare o ridurre al minimo la tua vita privata, perché tu prima di essere un creatore di contenuti sei una persona, sei un individuo, sei un essere umano e hai delle necessità. Ora, se riesci a trovare un equilibrio, e mi rendo conto che è difficile, se riesci a trovare, e devi farlo, un equilibrio tra vita privata e vita professionale, allora vedrai che le cose si risolveranno. Quindi mi raccomando, non sottrarre tempo alla tua vita privata, non sottrarre tempo all'andare a prendere un caffè con gli amici, all'andare a fare la spesa, al dover fare quella specifica commissione perché devi creare dei contenuti. C'è tempo per creare i contenuti, li puoi creare domani, li puoi creare fra 10 minuti, li puoi creare dopo che hai fatto quella commissione, quel servizio, hai preso quell'aperitivo o hai fatto quell'altra cosa. Quindi il tempo c'è, si tratta di saperlo gestire con attenzione. È una cosa che si impara, però nel tuo esclusivo interesse ti dico, cerca di trovare un equilibrio e di mantenerlo tra la creazione di contenuti, quindi tra la tua professione e la vita privata. Soltanto così riuscirai a evitare o a uscire fuori da questo brutto momento. Uscire da un momento di burnout non è assolutamente facile e sicuramente non è in un attimo. Ma prima metti in pratica questi consigli dati da Alessandro, che non è un medico, non è un dottore, non è un psicologo, psichiatra o quello che ti pare, ma una persona che, ripeto, per esperienze personali e indirette ha vissuto questi momenti. E quindi Alessandro ti dice, in questo momento mi sento stupido a parlare di me in terza persona, e quindi ti dico che ci vuole tempo, quindi non aver fretta di uscire da questa condizione, perché ci vuole tempo per trovare nuovamente la motivazione
per poter produrre contenuti. Non è facile quando non ti senti bene fisicamente, quando sei pensieroso, quando magari succedono cose che ti distolgono completamente l'attenzione. Poterti dedicare a un video, a un podcast e quindi sorridere, quindi predisporti in un certo modo è molto difficile. Quindi ci vuole tempo, ma io sono sicuro che se farai come ti ho detto e magari ti rivolgi anche a un professionista che ti possa aiutare molto più di quanto posso fare io, sono sicuro che riuscirai a risolvere e a uscire fuori dal burnout. Bene, io ho finito questo video per oggi, è un argomento molto delicato, non so se commenterai questo video, se mi racconterai. Io sono felice di ascoltarti, di leggerti e di rispondere ai commenti che farai. Mi rendo conto che è un argomento abbastanza delicato e spero che tu non ti troverai mai nella condizione di avere a che fare con un burnout, con un esaurimento, con un momento di forte stress. Però purtroppo tanti lavori, anche, io parlo ovviamente della creazione di contenuti perché quello è il mio lavoro, possono portare anche a queste fasi, ok? Quindi prenditi cura di te stesso, perché sei la cosa più importante che c'è, ok? Io ti ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo come al solito settimana prossima. Grazie, ciao!